Dato che l'ultimo video su Mobox è nato veramente bene e mi avete mandato diverse richieste per quanto riguarda il come investire in questa piattaforma, oggi ti porto una guida all'investimento su Mobox. Cercherò di spiegarti in breve che cos'è Mobox e tutte le possibilità di investimento per ogni tasca all'interno di questa piattaforma. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Samuele e mi occupo principalmente di criptovalute, investimenti. In questo canale normalmente parliamo di nuovi progetti per quanto riguarda le criptovalute, nuove opportunità di investimento, l'andamento del mercato e molto altro ancora. Se sei interessato a questi tipi di contenuti, valuta di iscriverti al canale per non perderti altri video come questo e metti mi piace al video in modo tale da aiutarmi a crescere qua su YouTube. Ti ricordo che è un gruppo Telegram in cui parliamo di andamento del mercato, nuovi progetti di criptovalute e puoi farmi qualsiasi domanda e te lo lascio qua sotto in descrizione. Ovviamente non sono consigli finanziari, ho detto guida all'investimento rispetto a quello che potrei fare io, ma assolutamente no consiglio finanziario, non mi posso prendere responsabilità per questi tipi di investimenti. Ognuno dovrebbe riferirsi alla propria situazione e probabilmente andare con un consulente finanziario prima di fare queste cose qua. Quindi alcune premesse prima di partire, molto veloci. Per contestualizzare, io ho investito in Mobox diverso tempo fa durante il bull market, sono rimasto investito appunto nei Momo per diverso tempo, più di 3 mesi, e ho imparato un po' come funziona la piattaforma e nonostante questo vedo nuovi video per informarmi. Quindi vi parlo in prima persona perché anch'io ci ho investito in questa piattaforma, attualmente non ci investo e oggi ti faccio vedere come mi muoverei se dovessi reinvestirci. Promessa numero 2, il video andrà oltre i fondamentali del progetto e ai rischi connessi a questo progetto, e se sei interessato a questa parte qua ho fatto un video completo appunto dell'altra volta in cui copro Mobox sotto tutti i punti di vista, te lo lascio qua sopra in descrizione. Non sto nemmeno a dirvi che tutte queste strategie vanno basate in base alla propria situazione, tolleranza al rischio, budget a disposizione e molto altro ancora. Quindi ogni situazione è personale. Oggi vi do solo alcune dritte. Cerchiamo sempre di capire quale tipo di investimento è, se è a lungo termine, medio termine, breve termine, ed in generale qual è il nostro stop loss, cioè qual è quella situazione in cui il prezzo scende sotto un certo tot o magari le rewards giornaliere scendono sotto un certo tot e noi usciamo del nostro investimento. Questa situazione qua è molto importante quando in realtà facciamo un investimento di qualsiasi tipo. Detto ciò, andiamo subito al computer. Andiamo a vedere che cos'è Mobox molto rapidamente per ricapitolare le funzionalità base per chi non lo conoscesse. In particolare, allora, Mobox è una piattaforma di giochi blockchain nel quale appunto c'è due token principali, il token di Mobox e il token delle key, cioè sostanzialmente delle box che vediamo qua sotto, che ad oggi vale $121. Chiaramente questi qua servono per aprire una cassa e ottenere degli NFT. Gli NFT sono la base di questo progetto proprio per il fatto che la collezione di questi NFT ci permette di avere diversi vantaggi attraverso il gioco, in particolare a livello di rendite del token stesso. Questo è molto interessante proprio perché i rendimenti su queste qua sono una delle cose per il quale questo progetto è diventato molto famoso, e quindi andremo a vedere appunto come sono strutturate le cose. Come abbiamo detto prima, gli NFT danno la possibilità di ottenere dei Mobox giornalieri attraverso il mining. Il mining è una funzione che troviamo nei MyMomo, che attualmente io non ho perché non ho appunto dei Momo, ma sostanzialmente è la schermata in cui ci fa vedere quanto guadagniamo ogni giorno attraverso i nostri NFT. Il mining si basa tutto sull'hash power che ha ogni NFT. Sostanzialmente certi NFT hanno più potere di minaggio e quindi sostanzialmente fanno ottenere più Mobox al giorno. Il hash power si vede qua in alto per ogni singolo NFT. In questo caso questi qua sono i più scarsi, nel senso che attualmente per riuscire a guadagnare dei soldi su Mobox la distribuzione è di, mi pare, 6,1 Mobox giornalieri per ogni 1000 hash power di controvalore di tutta la nostra collezione di NFT. 6 token di Mobox giornalieri ad oggi sono $3,25, quindi sono più o meno $18-19 al giorno. Ora, come funzionano le famiglie o in generale come funzionano gli NFT? Ci sono diverse categorie per gli NFT di Mobox, in particolare abbiamo i rari, abbiamo gli epici e i leggendari, che sono quelli un po' più importanti, e dopo abbiamo i comuni, non comuni e adesso non mi ricordo nemmeno quelli unici e gli unique, che sono sostanzialmente appunto i unici. Per comporre una famiglia ci vuole un comune, un non comune, un unico e un raro. Normalmente per quando si va a fare questi tipi di ragionamenti il raro è quello che costa di più, perché se andiamo a vedere qualsiasi Mobox, vi faccio vedere che se andiamo nella sezione MyMomo Collection ci va a vedere tutte le varie collezioni. Se andiamo per esempio su questo qua vediamo che ci sono due rari attualmente in vendita per $2.300 e $4.750. Se andiamo sull'unico $41, sul non comune $44
$64 e sul comune $77. Ora capite bene che tutti e tre insieme non fanno più di 100 o $150 rispetto a un raro che vale normalmente dai $1.500 in su. Per questo si ragiona normalmente dei rari, perché avendo comprato il raro poi si compra direttamente la famiglia. Il raro è il più importante anche perché sono veramente degli NFT, nel senso che se vedete qua c'è una rarità. Cioè sostanzialmente i comuni, non comuni e unici possono essere stampati anche infinitamente. Invece quelli rari hanno una tiratura, cioè possono essere, per esempio questo qua al massimo 600. Questo dà anche un incentivo dal punto di vista di rarità, perché non ce ne saranno di più di quelli lì. Stessa cosa in realtà per gli epici e per quanto riguarda i leggendari. I leggendari non ne parliamo nemmeno perché costano dai $300.000 in su, quindi siccome non ha senso. Per i leggendari normalmente si va nella Legendary Momo Auction, che sono appunto questi qua, cioè sono veramente pochi e ovviamente costano tantissimi soldi, quindi sono degli NFT che secondo me non vale la pena comprare, sia perché sono fuori budget ed in generale comunque costano troppo per noi comuni mortali. Gli epici invece li troviamo nel market, andando a cercare e filtrare per epici. E vediamo che questi sono già più interessanti. Per chi ha molti soldi secondo me possono essere un buon investimento, proprio perché hanno dei grandi hash power e già da solo questo qua potrebbe permetterci di guadagnare qualcosina. Però vediamo che appunto hanno un prezzo abbastanza alto, proprio perché partono da $4.000 per pezzo. Il modo migliore secondo me per investire in Mobox, dipende chiaramente dal budget, è quello di cominciare con le famiglie. Le famiglie appunto costano $1.500 per appunto il raro, e sostanzialmente ci si può creare una famiglia anche con $1.500 e $2.000. Inoltre le famiglie danno il bonus dei 300 hash power in più per ogni famiglia, e questo dà un po' di incentivo per quanto riguarda le famiglie. Inoltre altre piccole cose da notare prima di andare a vedere le strategie sono il fatto che ci sono le gemme. Le gemme servono per giocare principalmente, ma danno un valore aggiunto perché possono essere rivendute. Inoltre abbiamo questi mech, che sostanzialmente sono dei cristalli che ci permettono di aumentare, evolvere, perché poi tra l'altro gli NFT possono aumentare di livello attraverso appunto comprare altri comuni, non comuni e fonderli insieme, e anche attraverso questi cristalli qua. Ma in particolare i cristalli servono anche per aumentare la base di hash power che ha ogni singolo NFT. Cosa intendo per base di hash power? Sostanzialmente quando andiamo in Momo vediamo che c'è il colore viola, oppure c'è il colore arancione e l'altro dovrebbe essere azzurrino. Sostanzialmente l'arancione è quello migliore perché il base hash power, cioè il base dell'hash power di questo NFT è il più alto. Normalmente appunto l'arancione è il più alto, il violetto è quello un po' medio e il blu è quello appunto meno performante. Ecco qua, questo qua è l'azzurrino, il viola, e non c'è qua l'arancione. Però ecco, l'abbiamo visto prima, facciamolo vedere. Ecco questo qua, l'arancione. Sono quelli arancioni migliori proprio per il fatto che hanno una base hash power più alta, quindi quando crescono hanno più hash power in generale. I cristalli servono per aumentare questa base di hash power. E inoltre appunto ci sono le ceste che si possono comprare per cercare di avere la fortuna di trovare delle ceste interessanti, ma sinceramente non le consiglio, proprio perché è un po' tirare a caso e chiaramente come un'estrazione normalmente non si beccano mai quelli importanti. Vediamo come uno 0,5% per trovare un epic, un 2,5 per un raro, e la maggior parte sostanzialmente escono questi qua che non servono praticamente a nulla. Ora andiamo a vedere quali sono le tipologie di investimento che consiglio all'interno della piattaforma. Io dividerei chiaramente tutto in base ai tipi di capitali e ovviamente l'orizzonte temporale di cui andiamo a discutere. Darò per scontato che noi vogliamo investire nella piattaforma a lungo termine, cioè non un trade alla buona, ma comunque mantenere, proprio per la questione di sfruttare i rendimenti delle passivi di questa piattaforma per il lungo termine, accumulare e sperare che un giorno il token valga molto di più di oggi. Vedo due tipologie di investimento secondo me: quello negli NFT e nelle rendite passive che possiamo ottenere. Ricordo che gli NFT hanno una correlazione molto alta con il valore di Mobox, proprio perché più il progetto viene adottato, più la rarità aumenta e la domanda aumenta, e quindi anche il prezzo dei Momo. E l'altro tipologia di investimento è sul token, e secondo me lo consiglio normalmente quando una persona non ha abbastanza soldi per comprarsi una famiglia. Per cominciare ad investire negli NFT nella famiglia secondo me si parte da 1.500-2.000 euro, quindi secondo me se hai più di 1.500 o 1.000 euro in poi, secondo me potrebbe essere cominciare a pensare alle famiglie, anche se sinceramente non so se con 1.500 euro in particolare comprerei una famiglia, perché dobbiamo ricordare che più sono alte le famiglie, più ci abbiamo capitale, più abbiamo i bonus e più aumentiamo la nostra rendita passiva. Se compriamo una famiglia abbiamo i minori bonus possibili, quindi a questo punto dobbiamo valutare se vogliamo questo o vogliamo ottenere
ottenere sostanzialmente il token, che magari può aumentare di più. Vediamole una a una queste due strategie. In particolare quella degli NFT si basa sostanzialmente su accumulare due cose: famiglie e epici. Lo scopo è accumulare queste due categorie con il più alto hash power possibile, perché noi vogliamo ottenere più rendite possibile da questa piattaforma. Come valutare questa cosa qua? Intanto andiamo sul market e cominciamo a vedere alcune cose. Come detto prima, si parte normalmente per una famiglia dal raro. In questo caso vediamo, abbiamo filtrato per prezzo e per appunto la sezione raro. Vediamo come il più basso attualmente è sui 1585. Ah no, aspetta, siamo sulla pagina numero 2, quindi torniamo nella pagina numero 1. $1.388 per questo NFT per 13 hash power, che è veramente poco in generale. Dipende dal vostro budget. Io normalmente, se abbiamo un po' di soldi, spenderei per un raro abbastanza buono, perché se andiamo normalmente su per esempio $2.000, adesso andiamo a vedere, possiamo ottenere già delle cose più interessanti. Per esempio questo qua è già più interessante, $1.770, quindi parliamo di 1.600 euro, con 155 di hash power, quindi è già abbastanza buono, e con un base power di cioè arancione comunque, quindi veramente buono. Ovviamente andiamo poi a valutare a livello di costo hash power. È chiaro che un NFT, cioè è molto semplice la cosa, un NFT che ha un sacco di hash power e un costo più basso è preferibile ad altri. Dopo c'è anche da valutare altre situazioni, per esempio la tiratura, come abbiamo detto prima. Cioè se andiamo in My Momo Collection, vediamo che ci sono certi che sono da 600 pezzi, altri da 200, altri ancora meno, mi pareva alcuni anche da 50. Adesso non li vedo, ma quelli da 50 per esempio sono ancora più rari, e quindi nel lungo termine si potrebbero valutare di comprare questi NFT perché hanno una tiratura maggiore e normalmente vengono prezzati anche di più. Possiamo anche valutare di comprare dei Momo che hanno un livello basso e decidere di aumentarli nel tempo spendendo in questi. Per esempio questo qua è un livello 1 a 51, è molto buono, costa un pochettino, ma aumentando di livello, che non costa neanche troppissimo effettivamente, si possono arrivare a dei grandi insomma, ad arrivare anche a questi livelli qua. Livello 4 appunto porterebbe questo qua in particolare anche a superare questi due, perché vediamo che loro sono partiti da 34 e 44 e questo parte da 51. Inoltre, come detto, con i cristalli possiamo anche aumentare il base power e quindi sostanzialmente anche a posteriori poterne aumentare, però bisogna vedere se ne vale la pena. È chiaro che se troviamo un NFT tipo questo qua, che è già abbastanza questo qua per esempio, che è meglio, abbastanza messo bene, non vogliamo aumentarlo di valore, magari è meglio spendere subito un pochino per evitare di evolverlo nel tempo. Ovviamente questo bisogna fare poi dei calcoli e vedere se cosa conviene fare: comprare quell'NFT direttamente senza fare l'evoluzione, o comprare un NFT più basso e aumentarlo appunto successivamente. Ovviamente la stessa cosa si applica con gli epici, e gli epici in particolare adesso ve lo faccio vedere. Andiamo sugli epici, e questo in particolare è molto più semplice, nel senso che il base hash power qua c'è solo questo, non bisogna valutare la famiglia, non bisogna valutare nulla, bisogna valutare il base hash power, quanto hash power ci porta a noi, e chiaramente il hash power su costo, che è quello che bisogna un po' valutare. Cioè gli NFT che hanno un costo minore rispetto al proprio hash power, hanno questo rapporto favorevole, sono quelli da preferire. Ovviamente è meglio dare un'occhiata a diversi giorni per vedere il mercato come si muove. Ci possono essere situazioni in cui vengono svenduti e magari stare attenti sul mercato possa premiare, perché ci sono opportunità che escono velocemente, e altre volte per esempio può succedere che i prezzi si alzano, quindi stare attenti al mercato per diverso tempo potrebbe aiutare a trovare l'occasione migliore. Non abbiate fretta, le occasioni normalmente ci sono e siamo in una situazione di mercato abbastanza comunque statica adesso, e sinceramente potrebbe essere un'occasione per accumulare, anche perché Mobox è sceso molto nell'ultimo periodo. Per quanto riguarda la seconda strategia, quella del token, è ovvio che quando non abbiamo abbastanza soldi per comprare una famiglia ci conviene magari puntare all'investimento nel token, cioè al posto di guadagnare i token mensilmente e poi accumularli per poi, quando il token vale tanto, e venderli, decidiamo di comprare direttamente il token per esporci al progetto e poi vedere appunto come evolve. Io sinceramente non comprerei con delle cifre basse degli NFT, almeno che non vogliate magari prendere il raro più scarso, ma non vedo troppo
troppo senso sinceramente, perché poi gli NFT, soprattutto quelli rari e scarsi, possono essere un po' diminuire nel prezzo mentre il token aumenta. Il token rappresenta, diciamo, l'andamento del progetto in qualche modo, e quindi se pensiamo che Mobox possa fare bene, investire nel token non è una brutta scelta. Per fare un recap di tutte queste cose qua che ho detto, ho fatto un Excel ipotizzando due scenari possibili. Appunto, per quanto riguarda il token, partiamo magari da questo: 2000 euro investiti, che ad oggi sono più o meno 670 Mobox, e che ha un prezzo di Mobox di $2, quindi meno di quanto è adesso, perché è a $3,2, quindi è il caso pessimistico in qualche modo. Otterremo quindi $1.300 dal nostro investimento. Nel caso di Mobox a $5, $3.350, nel caso di Mobox a $10, $6.700. Per il caso di Mobox comprati come investimento non ci sarebbe nulla da fare, magari possiamo fare un pack, magari possiamo comprare quando ci sono i ribassi. In ogni caso sono sempre le modalità di un investimento, in base poi al prezzo del token si deciderà appunto quando uscire. Però questi sono i casi base che mi sento di dare per quanto riguarda Mobox, quindi uno pessimistico, uno secondo me base, secondo me $5 è abbastanza fattibile per questo progetto, e $10 è quello ottimistico. Questo è il caso che consiglio per persone che hanno meno di $2.000, €2.000, 2.500, anche 3.000 euro. Meno appunto di queste cifre qua, io consiglierei questa strada qua. Se noi invece stiamo valutando di investire pesanti cifre in questa piattaforma, io ho ipotizzato 30.000 euro, ma se ne possono fare anche appunto 5.000, 6.000, ma il ragionamento è sempre lo stesso. Come detto, l'obiettivo è quello di accumulare più famiglie o epici possibili. In generale, se stiamo sotto i 10.000 euro, consiglierei le famiglie, perché costano generalmente di meno. All'aumentare del prezzo possiamo anche decidere più o meno di aumentare anche di comprare degli epici. Secondo me un buon bilanciamento è avere 3-4 famiglie, anche magari di più, con qualche epico messo in mezzo. In questo caso ho fatto un esempio con $30.000 che possono generare più o meno una hash power di 7.000. In particolare i dati li ho valutati in base a un video che ho guardato di Francesco su questo argomento qua, vi lascio il link in descrizione se vi interessa. In particolare lui, investendo $20.000, ha riuscito a generare una hash power di 4.600. Facendo un attimo di calcoli, facendo in proporzione e senza contare magari qualche bonus che ci potrebbero dare per avere più famiglie, si possono secondo me arrivare tranquillamente a 7.000 hash power, con quindi un guadagno di 1.280 Mobox al giorno, che sono sostanzialmente, con un Mobox a $2, $2.500 al mese, con $5 $6.400 al mese, e con Mobox a $10 $12.800 al mese. È chiaro che guadagnarne quando Mobox non è a queste cifre qua ci permette di avere meno controvalore in dollari, ma quando aumenta poi poterli vendere. Sono cifre grandi, ma chiaramente parliamo di $30.000 di investimento e chiaramente non sono alla portata di tutti, ma il ragionamento si basa sulle stesse cose. Se abbiamo $5.000, $10.000, il mio consiglio è quello appunto di comprare qualche famiglia, quelle più convenienti, e piano piano magari accumulare appunto i nostri Mobox. Il ragionamento è sempre lo stesso, la cifra dipende da quanto uno vuole mettere. Ricordo ovviamente che questi non sono consigli finanziari, sono solamente proiezioni di prezzo in base a tipologie di investimento che si potrebbero pensare. Ultima cosa che dico: chiaramente è possibile, nel caso in cui Mobox continui a scendere, il fatto di comprare dei token e magari comprare a dei prezzi più convenienti, sia a livello di Mobox sia a livello di Momo, quindi degli NFT. In questo caso i prezzi diminuiscono e il rendimento aumenta, però questo ci dobbiamo aspettare sostanzialmente che il mercato scenda di nuovo, cosa che potrebbe succedere come non potrebbe succedere. E ricordo appunto che non abbiamo fatto nessuna considerazione per quanto riguarda il futuro di questa piattaforma, fondamentali e prospettive di mercato, solo unicamente valutare i tipi di investimento e quanto possono generare. L'unico mio dubbio riguardante la piattaforma in generale è la questione della domanda del token, perché un ecosistema soprattutto di questo tipo qua, in cui ci sono tantissimi token distribuiti, possa funzionare, bisogna far sì che ci sia una domanda molto alta di questo token. La domanda alta di solito viene data da due cose, almeno in Mobox mi verrebbe da dire due cose: o la fiducia degli investitori nel progetto e quindi nella crescita del progetto, oppure dall'utilizzo reale della cosa, per esempio l'utilizzo del token all'interno della piattaforma, del play to earn e dei giochi. Ma se questa domanda dovesse venire meno, è molto probabile che secondo me il token possa cominciare a scendere, proprio derivante dal fatto che ci sono tantissime persone che guadagnano questi token e che molto probabilmente quando succedono questi tipi di situazioni gli investitori tendono a vendere il token e a dumparlo, in qualche modo creare pressione ribassista. Questa cosa ovviamente non succede quando le persone sono tra virgolette fiduciose nel progetto che possa crescere. Normalmente questi tipi di situazioni scoppiano nel momento in cui appunto si raggiunge una situazione in cui il token continua a
perdere di valore, gli investitori perdono fiducia nel progetto e normalmente succede un dump esagerato per il quale tutti escono il più velocemente possibile, insomma la solita bolla. Non dico che questa sia la situazione di Mobox, perché comunque è un progetto gigantesco, ha tante collaborazioni soprattutto con Binance, ha molte idee per quanto riguarda soprattutto merchandising e nuove possibilità di business ulteriori, quindi potrebbe benissimo non succedere. Dico solo che questa è una delle domande che mi faccio, anche perché da quel che vedo oggi Mobox viene utilizzato principalmente per rendite passive su appunto il token e non tanto per giocare al play to earn, cosa per cui è stata creata. Queste sono alcune delle perplessità che ho riguardante il progetto e quindi mi sembrava giusto condividerle con voi. Sono anche il motivo per il quale non ci sto investendo o non ho intenzione ancora di rientrarci. Ovviamente sto dicendo quello che penso io, potrebbe non succedere, potrebbe essere la coin dell'anno o del prossimo millennio e performare benissimo, anche perché ha una capitalizzazione abbastanza bassa, quindi potrebbe fare bene da questo punto di vista. Però ecco, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi tu e in generale se ti è stata utile questa guida. Iscriviti al canale per non perderti altri video come questo, metti mi piace il video in modo tale da aiutarmi a crescere qua su YouTube e noi ci vediamo al prossimo video.